Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo a parlare della Rivoluzione francese, credo che questa sia la sesta lezione sulla Rivoluzione francese. Sophie, la piccola gatta, tra poco va a letto, ma voleva salutarvi, vero che vuoi salutare gli studenti, Sophie? Vuoi salutare, ma non si capisce bene. Va bene, la lasciamo perché la facciamo andare a letto e noi continuiamo con la nostra trattazione della Rivoluzione francese. Se vi ricordate, in chiusura dell'ultima lezione, vi ho detto che nel settembre 1791, dopo 2 anni, più di 2 anni, l'Assemblea Nazionale Costituente si scioglie perché, avendo approvato la Costituzione, quella che resterà nella storia come Costituzione del 1791, la prima Costituzione della Rivoluzione francese, lascia spazio al Parlamento previsto da questa Costituzione, un'unica Camera eletta che si chiama Assemblea legislativa. Abbiamo visto anche come fosse caratterizzata l'assemblea legislativa. C'erano i cordiglieri, c'erano i giacobini, però vi ricordate, moltissimi erano i foglianti, i moderati, quelli che pensavano che la rivoluzione francese avesse già fatto tutto il necessario, che non si dovesse fare altro, non si dovesse andare oltre nella strada del radicalismo, della democratizzazione. E poi ero il piccolo gruppo di girondini, venivano dal Dipartimento della Gironda a Bordeaux, tra cui ricordiamo il leader Brissot, ma vi erano tanti altri personaggi. Lo stesso Condorcet, vi ricordate? E l'aristocratico illuminista Condorcet si schierò con i girondini. All'interno dell'Assemblea legislativa, questo piccolo gruppo di girondini, con la loro oratoria notevole, riesce a conquistare tutti gli altri, hanno anche la fiducia del re, di Luigi XVI, che nella Costituzione appena approvata ha comunque dei poteri, Luigi XVI, nomina il primo ministro e i ministri, anche se questi, come in ogni buona monarchia parlamentare, i primi ministri non possono governare senza la fiducia e la maggioranza del Parlamento. E inoltre il re ha un veto alle leggi, ricordate, è un veto sospensivo, poi però dirige anche la politica estera ed è anche il comandante dell'esercito, Luigi XVI, quindi certo non è più un sovrano assoluto, ha avuto dei poteri simili a quelli del re di Gran Bretagna. Forse non avevo precisato bene all'interno della nuova Costituzione quali fossero i poteri del re, quindi divisione dei poteri, c'è un ministro, primo ministro nominato dal re che però deve avere la fiducia del Parlamento, un Parlamento con una Camera eletta, la legislativa, e i giudici, anche questo non vi ho detto della Costituzione del 1791, i giudici vengono eletti dal popolo come garanzia proprio di autonomia, come garanzia di indipendenza dei giudici nei confronti del legislativo e dell'esecutivo. Quindi sono i girondini che governano e Luigi XVI favorisce la formazione di più governi girondini. I girondini vogliono la guerra. Molto spesso quando si pensa alla rivoluzione francese si pensa no, i più cattivi, quelli più estremisti di loro, i più radicali democratici rispetto ai girondini sono i giacobini di Robespierre. Allora uno può essere portato a pensare, ma allora la guerra contro Austria, Prussia, le potenze europee l'hanno voluta i giacobini di Robespierre, estremisti. Non è così. Robespierre e i giacobini sono contro la guerra, sono contro l'idea di esportare la rivoluzione con la guerra. All'inizio chi dichiara guerra non sono i giacobini, non è Robespierre, ma sono appunto i girondini
che sono al governo. Abbiamo già visto che Austria e Prussia, condizionate dai migliaia e migliaia di emigrati francesi aristocratici che si rifugiano là, che danno enormi finanziamenti alla controrivoluzione, ai regni che dovrebbero, secondo loro, attaccare la, la Francia. Questi aristocratici emigrati stavano appunto creando una situazione di scontro tra Austria e Prussia e Francia. Peraltro, in, in Austria, proprio all'inizio del 1792, al più pacato Leopoldo II, che muore, succede il ben più bellicoso Francesco II, che avverserà in tutti i modi la rivoluzione francese. Ma l'Austria e la Prussia non devono darsi pena di dichiarare guerra alla Francia rivoluzionaria. Sono i girondini, è la Francia che dichiara guerra all'Austria. Quindi è la rivoluzione che, certo, uno potrebbe pensare, beh, li hanno anticipati, se non fossero stati i girondini a dichiarare guerra all'Austria, prima o poi Austria o Prussia avrebbero dichiarato guerra alla Francia. Comunque la responsabilità della guerra è dei girondini ed è della Francia rivoluzionaria. La Francia rivoluzionaria non è stata attaccata per prima ed è essa che ha dichiarato guerra. Il 20 aprile il governo girondino dichiara guerra all'Austria. I giacobini e Robespierre, come ho detto, sono contrari alla guerra. E naturalmente la Prussia, strettamente alleata dell'Austria, scende in guerra immediatamente. Quindi la Francia si trova contro Austria e Prussia, due grandi potenze, come vi ricordate, due potenze molto importanti. Che cosa succede allora? Succede che l'esercito francese ehm, combatte sul confine con il Reno, o il fiume Reno, il confine con la Germania, l'esercito francese si dimostra subito fortemente impreparato, incapace del suo compito. L'esercito francese viene mandato allo sbaraglio, impreparato, demoralizzato, poco organizzato. L'esercito francese aveva subito le dimissioni di moltissimi ufficiali, perché gli ufficiali erano quasi tutti aristocratici e moltissimi di loro si dimisero perché non volevano più servire un esercito che era diventato l'esercito della rivoluzione, erano ufficiali aristocratici, detestavano la rivoluzione e quindi si erano dimessi ed erano fuggiti all'estero come tanti altri aristocratici. Quindi l'esercito era ancora l'esercito dell'ancien regime, era ancora l'esercito precedente, ma decapitato di moltissimi ufficiali aristocratici. Certo, la rivoluzione aveva introdotto da poco la possibilità di fare carriera fino agli alti gradi dell'esercito anche da parte dei borghesi, anche da parte dei non aristocratici, ma ancora questo non era successo. Quindi l'esercito era in una situazione molto difficile, poco organizzato. Infatti l'esercito francese inizia a rimediare soltanto sconfitte. Austria e Prussia rischiano di invadere, invadere la Francia. L'esercito francese subisce soltanto sconfitte aprile, maggio, giugno. Qual è il punto? Molti, e con ragione, iniziano a pensare che Luigi XVI e molte forze ostili alla rivoluzione cerchino la sconfitta. Luigi XVI
ha favorito in tutti i modi i girondini che, lui sapeva, volevano la guerra, avrebbero aperto le ostilità contro Austria e Prussia. Luigi XVI tifava per la sconfitta. Luigi XVI in moltissimi settori della Francia pensavano di poter schiacciare la rivoluzione con l'aiuto straniero, con il soccorso degli eserciti stranieri. Se Austria e Prussia vincono, invadono la Francia, la rivoluzione sarà schiacciata, Luigi XVI riprenderà le sue funzioni di sovrano assoluto, tutto quello che è stato fatto in 2 anni, le riforme, i cambiamenti, le rivoluzioni saranno annullati e quindi sembra che molti aristocratici, compreso il re, in qualche modo vogliano la sconfitta della Francia per eliminare la rivoluzione. A giugno, che cosa fa Luigi XVI? Licenzia il primo ministro girondino e forma un governo di foglianti, di moderati. Questo ovviamente è molto sospetto da parte dei vari Marat, Danton, Robespierre, vi ricordate? I gruppi più di sinistra, Marat, Danton, i cordiglieri, Robespierre, i giacobini. Ormai la Francia viene invasa sia dal Belgio a nord, sia dalla Lorena al centro, dagli eserciti austriaco e prussiano. Marat, Danton, Robespierre si mettono insieme, gridano al tradimento e proclamano la patria in pericolo, firmano un documento comune in cui si dice che bisogna reagire di fronte alla patria in pericolo. Di fronte alla sconfitta, l'Assemblea legislativa infatti reagisce duramente nei confronti degli aristocratici che sono emigrati, confisca tutti i beni degli aristocratici. L'Assemblea legislativa emana un decreto che confisca, ricordate come avevano confiscato i beni della Chiesa, confiscano tutti i beni degli aristocratici emigrati e come beni della Chiesa li vendono all'asta ai privati. Ma la situazione precipita il 10 agosto. 10 agosto 1792 noi abbiamo la radicalizzazione della rivoluzione. 10 agosto 1792. C'è una seconda rivoluzione o la radicalizzazione della rivoluzione. È la rivoluzione dei sanculotti. Cosa sono questi sanculotti? I sanculotti sono degli elementi radicali, ancora più radicali nella loro voglia di democrazia e di eguaglianza e nella loro violenza, ancora più radicali dei giacobini di Robespierre. Poi la caratteristica dei sanculotti è il fatto che loro non si costituirono mai in un partito organizzato, come per esempio i cordiglieri o appunto i giacobini di Robespierre. I sanculotti agivano dal basso, i sanculotti facevano parte di centinaia, migliaia di sezioni che si trovavano in tutti i punti della Francia, quindi erano molto organizzati, però non avevano un partito vero e proprio, non avevano un'organizzazione gerarchica, non avevano alcun capo, proprio per via della loro ideologia totalmente democratica e egualitaristica, radicale, secondo cui tutti sono uguali. La leggenda ha dipinto i sanculotti come delle belve assetate di sangue, spesso provenienti dai ceti più poveri, più arrabbiati. In realtà non è proprio così. Tra i sanculotti vi erano moltissimi che erano borghesi, erano professionisti, volevano una democrazia radicale e in particolare la loro idea era quella della democrazia diretta, attenzione, una cosa che fece degenerare, comunque fece estremizzare la rivoluzione francese.
loro accettavano fino a un certo punto che esistesse un Parlamento, un governo. Secondo loro vi dovevano essere anche elementi di democrazia diretta, un'idea che ovviamente viene presa da Jean-Jacques Rousseau, l'idea che il popolo potesse in qualunque modo manifestare contro le istituzioni, fare delle petizioni, invadere il Parlamento, chiedere che qualche deputato fosse deposto e così via. E infatti agivano in base a pressione popolare e a continue insurrezioni. Per loro la democrazia diretta prendeva anche un aspetto violento. I sanculotti utilizzano la violenza. Curiosità, perché si chiamano sanculotti? Perché erano sans culotte, cioè senza le culotte, coulottes. Sans culotte, cosa sono le culotte? Sono le braghe, i pantaloni corti. All'epoca, forse lo sapete, fino alla rivoluzione francese, ma anche oltre, gli uomini si vestivano con delle braghe, con dei pantaloni corti, non si usavano i pantaloni lunghi. Erano dei pantaloni corti fino al ginocchio, dal ginocchio in poi, dal ginocchio in giù, si portavano delle calze. Lo sapete, magari avete visto anche dei film dell'epoca, era così. E invece i sanculotti portavano i pantaloni lunghi, che poi diventeranno normali, ma all'epoca non era normale. All'epoca era normale portare le culotte, cioè queste braghe, questi pantaloni corti, mentre i sanculotti, essendo anticonformisti, portavano i pantaloni lunghi, cioè era sans culotte, senza le culotte, senza i pantaloni corti, perché portavano i pantaloni lunghi che all'epoca venivano indossati soltanto dai ceti più popolari o dai lavoratori. Quando i lavoratori dovevano lavorare avevano ovviamente dei pantaloni lunghi, non certo le calze. Questa è una caratteristica dei sanculotti. I sanculotti erano persone che volevano democrazia diretta, volevano anche un rapporto diretto tra le persone. Non salutavano, non si esprimevano secondo le buone maniere, erano molto diretti, quindi come dire, disprezzavano le forme, disprezzavano i fronzoli, disprezzavano quello che loro chiamavano ipocrisia, quindi anche nel loro modo di vestire erano semplici e nel loro modo di parlare tra di loro, di chiamarsi, erano estremamente semplici e diretti, se non brutali. Rifiutavano le forme cosiddette della buona educazione e quindi anche si vestivano in maniera molto semplice, per questo si chiamano sanculotti. Cosa succede? Da questo punto in poi la rivoluzione francese diventa prigioniera di questi sanculotti, di questi elementi popolari organizzati appunto in club, in sezioni, che ripetutamente agiscono in maniera violenta e vogliono una democrazia radicale. L'assemblea legislativa, fate attenzione, l'assemblea legislativa perde potere, da questo momento in poi, 10 agosto 92, la legislativa si trova ad essere prigioniera del popolo di Parigi, di questi sanculotti. Infatti, dopo questa insurrezione violenta, loro con un'insurrezione violenta, con moltissimi morti, conquistano il palazzo delle Tuileries, dove si trova sia il re, sia il governo, sia l'assemblea legislativa. La legislativa non conta più niente, i sanculotti impongono il loro governo, cioè la comune rivoluzionaria a Parigi. Questo avviene in tutta la Francia, l'assemblea legislativa è sottomessa ai sanculotti che decidono di scioglierla, quindi non avrà più che un altro mese di vita. Tutti gli elementi moderati della rivoluzione francese vengono perseguitati, devono andare in esilio o devono sciogliersi. I foglianti erano stati eletti democraticamente, i foglianti si dissolvono, non vengono più accettati. Altri personaggi come Lafayette, vi ricordate, sono costretti ad andare in esilio. La Guardia Nazionale di Lafayette viene sciolta anche da un punto di vista militare e poliziesco. Chi controlla l'ordine pubblico di Parigi non è più la Guardia Nazionale borghese moderata di Lafayette che viene eliminata, ma
le milizie dei Sanculotti, quindi sono loro che governano, anche se essendo contrari al Parlamento, governano con una democrazia diretta, il Parlamento è il loro prigioniero, d'accordo? Dal 10 agosto al 10 settembre emanano tutta una serie di provvedimenti molto radicali. Tutti gli ordini religiosi vengono sciolti, tutti gli ordini religiosi. I beni sequestrati agli emigrati, ma questo ve l'ho già detto, loro decidono di venderli all'asta. E quindi il cattivo andamento della guerra continua, la Francia ormai viene invasa da tutte le parti. Di fronte a questo cattivo andamento della guerra abbiamo una direzione da parte di Sanculotti della rivoluzione francese che diventa sempre più radicale. Senza voler giustificare il terrore e i metodi molto spicci e violenti con cui da ora in poi la Francia, metodi molto spicci, violenti e autoritari, con cui da ora in poi la Francia sarà diretta, c'è da dire che una spiegazione, una giustificazione a questo vi era nella situazione emergenziale. La Francia era stata invasa dalle potenze straniere, se avessero vinto tutte le conquiste della rivoluzione sarebbero andate perse. Di fronte a questo, questa paura, il governo dei Sanculotti, appoggiati dai giacobini di Robespierre che pensano che non ci sia altra soluzione, il popolo di Parigi riunito in sezioni, eccetera, porta avanti dei provvedimenti molto autoritari. Già ad agosto viene istituito un tribunale speciale condanna a morte moltissime persone, a volte senza prove. Questo è il cosiddetto primo terrore, non il terrore più famoso, quello successivo dei Giacobini, come vedremo, ma già nell'estate del 1792 abbiamo il primo terrore dei Sanculotti. Il 6 settembre si diffonde la notizia della caduta della fortezza di Verdun. Significa che austriaci e prussiani possono facilmente marciare contro Parigi, una sconfitta molto dura dell'esercito francese. Appena arriva questa notizia, tra i Sanculotti e la Comune rivoluzionaria di Parigi si diffonde l'isteria e la violenza. I Sanculotti entrano nelle carceri e pretendono di ammazzare tutti i sospettati, anche quelli che non sono appunto ancora condannati, stanno nelle carceri. Fanno un massacro spaventoso nelle carceri di Parigi, quello che sarà chiamato i massacri di settembre. Ammazzano più di 1000 persone così a casaccio, in maniera violenta e brutale, non soltanto quelli che erano stati incarcerati per motivi politici, gli avversari della rivoluzione, ma anche criminali comuni, persone in attesa di giudizio, ma anche persone che nelle carceri ci lavoravano, come gli avvocati, gli uscieri, quelli che pulivano. Loro, i Sanculotti entrano nelle carceri, ammazzano tutti quelli che trovano in maniera sommaria. Questi sono i massacri di settembre. L'Assemblea legislativa è sciolta, come vedete non ha avuto purtroppo lunga vita, viene eletta una convenzione, d'accordo? Viene eletta una convenzione. Quindi passiamo alla terza assemblea che verrà espressa nella storia della rivoluzione francese. Prima per 2 anni, ricordate, l'Assemblea nazionale costituente, poi per un anno soltanto la legislativa e adesso, fino alla fine della rivoluzione, il Parlamento costituito da una Camera, la Convenzione.
per via ovviamente della Comune Rivoluzionaria dei Exanculotti, questa volta si va a votare a suffragio universale maschile. Si va a votare per la convenzione e che cosa succede? Succede che si va a votare a suffragio universale, ma quelli che vanno a votare sono pochissimi, sono 70.000. La maggior parte dei francesi resta a casa, va a votare per la convenzione. Attenzione, molti dicono, vabbè, anche l'organo che espresse il terrore era in realtà stato democraticamente eletto a suffragio universale, cosa che non succedeva quasi in nessun paese del mondo. È vero, si dà il suffragio universale, ma su diversi milioni di francesi che hanno il diritto al voto vanno a votare soltanto 70.000. Significa che la maggioranza dei francesi non approvava quello che stava succedendo. Vanno a votare soltanto una minoranza di elettori politicamente attiva, praticamente solo quelli che parteggiano per i girondini oppure per i giacobini, perché gli altri ormai giacobini, girondini, cordiglieri, solo questi molto di sinistra, perché gli altri ormai, i foglianti, gli altri più moderati, non esistono più. Quindi si va a votare per la convenzione. Subito dopo, la convenzione si riunisce. Che cosa succede? Il 20 settembre, finalmente la guerra comincia a cambiare di segno. I francesi vincono, è la famosissima vittoria di Valmy, la vittoria dei Valmy, in cui il potentissimo esercito prussiano viene sconfitto appunto dall'esercito rivoluzionario senza aristocratici, da quello che verrà chiamato ironicamente l'esercito degli straccioni di Valmy. Gli straccioni di Valmy, questo nuovo esercito rivoluzionario senza aristocratici, riesce a sconfiggere il potentissimo esercito prussiano il 20 settembre. Ovviamente la notizia arriva il giorno dopo, il 21 settembre. Immaginate, è proprio il giorno in cui si riunisce per la prima volta la appena eletta convenzione, cioè il primo giorno, il giorno in cui si riunisce la convenzione e i suoi 749 membri eletti, arriva la notizia il giorno prima, gli straccioni Valmy, l'esercito francese, l'esercito rivoluzionario, ha sconfitto i prussiani alla frontiera e li ha scacciati. La convenzione ovviamente esulta per questo. Il giorno dopo, 22 settembre, è un giorno storico. 22 settembre 1792 viene proclamata la Repubblica francese. Il re viene deposto, la Francia rivoluzionaria diventa una repubblica, è la fine del periodo della monarchia costituzionale che ha caratterizzato la prima metà della rivoluzione francese. Il re viene messo sotto accusa e inizierà il processo contro il re, che nel frattempo insieme alla sua famiglia viene tenuto prigioniero nel Tempio, in un edificio che non esiste più a Parigi e che si chiamava il Tempio. Addirittura i convenzionardi, gli eletti alla convenzione, decidono di far partire un nuovo calendario, il famoso nuovo calendario rivoluzionario che io vi ho caricato, della cui foto vi ho caricato con una spiegazione, no? Sulle piattaforme. Inizia una nuova era. L'idea è che proprio il 22 settembre, che per una fortunata coincidenza appunto è l'equinozio, l'equinozio d'autunno, è l'equinozio d'autunno, il 22 settembre, diventi l'inizio dell'anno di una nuova era. Infatti si inizia a datare, a firmare tutti i documenti con la data anno 1. Il tempo cristiano deve essere eliminato e deve nascere un nuovo calendario
il cui primo giorno del primo anno è il 22 settembre 1792, cioè il giorno della proclamazione della Repubblica Francese, che era anche il giorno dell'equinozio d'autunno. E quindi l'idea che si apra una nuova epoca, che la rivoluzione faccia partire una nuova storia completamente diversa da quella precedente. L'esercito francese continua a vincere. Il 6 novembre abbiamo la vittoria di Jemappes, spero che si scriva così, la vittoria di Jemappes. L'esercito francese ribalta le sorti della guerra, la vittoria di Jemappes apre le strade per l'invasione del Belgio. Ricordate che il Belgio all'epoca non si chiamava Belgio, erano i Paesi Bassi austriaci. In Belgio vi erano dei patrioti che volevano l'indipendenza e che si schierano dalla parte dei rivoluzionari, che vedono come cosa buona l'invasione nel proprio territorio dell'esercito francese, che porterà lì l'indipendenza, almeno loro credono, e i principi della rivoluzione francese. L'idea è che la rivoluzione francese, questo si crede all'interno di quell'entusiasmo rivoluzionario, patriottico che si crea, la rivoluzione francese possa essere esportata, possa favorire la fratellanza con altri popoli. La rivoluzione francese viene esportata invadendo altri popoli a cui si suppone si porta la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza, d'accordo? L'eroe di questa vittoria è il generale Desmouriers, non lo so se riuscirò mai a scriverlo, Desmouriez. Desmouriers, si scrive Desmouriez, d'accordo? È il generale che comanda l'esercito francese vittorioso. Sì, si scrive così, vittorioso a Jemappes. La Francia rivoluzionaria invade il Belgio. Attenzione, la Francia rivoluzionaria sta vincendo la guerra, ha invaso il Belgio, cioè i Paesi Bassi austriaci, un territorio ovviamente appartenente all'avversario, al nemico, e adesso minaccia anche l'Olanda. Anche in Olanda vi erano dei simpatizzanti della rivoluzione francese, perché molti non lo sanno, spesso anche nei libri di storia non si dice, si sottovaluta questo. Prima dell'inizio della rivoluzione francese era in corso anche in Olanda una rivoluzione che infatti viene chiamata la rivoluzione olandese. Vi era una guerra civile tra gli Orange, di cui abbiamo tanto parlato nella storia, la dinastia degli Orange, che erano diventati dei sovrani assoluti, e la fazione democratica che invece voleva appunto uno Stato democratico come quello emerso dalla rivoluzione francese. Quindi è chiaro che i democratici che stavano combattendo da 10 anni questa guerra civile contro gli Orange vedrebbero molto bene l'invasione della Francia, l'aiuto delle forze rivoluzionarie in Olanda. Quindi l'Olanda viene minacciata. Attenzione, quale Stato? Io sono convinto che siete in grado di rispondere a questa domanda. Quale Stato europeo si è sempre mosso con la guerra nel momento in cui l'Olanda veniva minacciata? Avete indovinato? La Gran Bretagna. La Gran Bretagna e l'Inghilterra da secoli non aveva mai potuto accettare che qualcuno conquistasse l'Olanda, perché era una cosa troppo pericolosa per la Gran Bretagna che stava dall'altra parte del mare. Ricordate anche l'invasione di Luigi XVI
spinse il Parlamento ad andare contro il re Carlo II, gli impose la pace per salvare l'Olanda. Quindi attenzione, la Francia non solo era in guerra contro Austria e Prussia, invadendo il Belgio e i Paesi Bassi austriaci di fronte all'Inghilterra, rischiando di invadere anche l'Olanda, la Francia preoccupava moltissimo l'Inghilterra, quindi c'è il pericolo che anche la Gran Bretagna potesse scendere in guerra. Infatti il 20 novembre la Convenzione firma un documento ufficiale che promette l'aiuto della Francia a tutti i popoli che vogliono acquistare la propria libertà. C'è scritto proprio così: aiutare tutti i popoli che vogliono acquistare la propria libertà. Capite? La rivoluzione francese sta diventando espansionista, imperialista, si mette in testa di dover conquistare altri paesi, di dover conquistare l'Europa, apparentemente per aiutare i popoli ad avere le stesse libertà conquistate dalla rivoluzione. In Belgio funziona così. I governi girondini in realtà trattano il Belgio come un territorio da occupare e da sfruttare, si appropriano del carbone, delle miniere del Belgio, trafugano anche opere d'arte che dal Belgio vengono trasferite in Francia, cioè il Belgio sembra quasi una colonia che viene sottomessa. Ma com'è? Avete detto che ci avreste aiutato, avreste portato anche a noi le vostre conquiste rivoluzionarie, però vedete, è il modo con cui i rivoluzionari, in questo caso sono ancora governi girondini, anche se lo sapete, comunque controllati dal popolo di Parigi, dalla Comune Rivoluzionaria dei Sanculotti, il modo in cui viene trattato il Belgio non corrisponde ai bei principi che erano stati dichiarati. Il 10 dicembre inizia il clamoroso processo contro Luigi XVI, costretto a farsi chiamare semplicemente cittadino Capeto. Tutti i rivoluzionari, soprattutto i sanculotti, quelli più estremisti, giacobini, chiamavano gli altri cittadino, non più signore, dottore, eccellenza, commendatore, con tutti quei titoli onorifici che erano molti di più all'epoca di quelli che sono oggi. Ciascuno chiamava l'altro cittadino per dire siamo tutti uguali. Il cittadino Capeto, cioè Luigi XVI, viene processato. Vedremo come finirà la prossima volta.